Ci sono 6 sfide. Ragazzi, è follia totale. I need to go to the Taj Mahal. Let me come with you, dai. Come on. Questo mi ucciderà sicuro. Eccolo lì. Monumentale. Voglio tornare in Italia. Il narratore della quinta ed ultima puntata di Boarding Game sarà una persona che di storie ce ne ha raccontate tante. Il mitico, unico ed inimitabile Stefano Nazzi. Il gioco prevedeva che Ale, Giacomo e Sissi partissero da Milano per andare verso mete sconosciute, prendendo il primo biglietto aereo disponibile, una volta arrivati in aeroporto. Quindi non andiamo in posti marci o pericolosi, spero. Durante la serie abbiamo percorso 16.300 km in volo, attraversando 7 fusi orari e speso 11.283 euro, poco più di 2.800 euro a tappa. Come disse Simba Larù, spendili. Arrivati a questo punto, infatti, Giacomo si è trovato di fronte a una scelta. Tornare a casa e regalare tutto il budget rimanente a un fan, o aprire una busta random tra quelle compilate da tutti e tre con l'unico posto dove non sarebbero voluti andare, sperando di non pescare la sua. Dai! Quando devo partire? E oltretutto da solo. Se fosse un'indagine, si direbbe arriva il momento della paura. Ho il presentimento che qui inizierò un po' a sentire la solitudine. C'è però un twist. Decidendo di accettare la sfida, il montepremi è rimasto di 5.716, era raddoppiato per un valore complessivo di 11.433 euro. Si gode, si gode, si gode. Ma con l'obbligo di affrontare delle sfide molto complicate. Arrivare in autostop al Taj Mahal, prendere un treno in India, mangiare il piatto più piccante del mondo. E con un moltiplicatore per 5 su ogni singola spesa effettuata. Giacomo, si ripete se la vi, non ha contanti in un Louis V, sognava un volo diretto a Parigi. Dopo un momento di commozione tra Ale e Giacomo, che si riscoprono amici fraterni e compagni di mille avventure, i ragazzi si separano, con Ale e Sissi diretti in aeroporto, intenti a tornare a casa. E Giacomo pronto per tornare a Hong Kong, per scroccare l'ennesimo posto letto, in attesa del visto che lo porterà in India. Un po' triste, ma andiamo a farci il giro. Ero super cringiato da tutto, perché non l'avevo mai fatto e quindi ero veramente in imbarazzo. Ricordatevi che da qui tutto quello che rimarrà sarà di Giacomo e la metà esatta sarà destinata a una persona che, proprio in questo momento, sta guardando la puntata. Cosa strana, presi. Quantomeno ora che solo finalmente potrà risparmiare, no? Taiwan number one chicken. 2 souvenir per casa, piccolo regalino per Sissi perché si è pentita di andare via troppo presto da Taipei. E così finisce ufficialmente la nostra avventura. Sono tristissimo. È mezzanotte, loro sono già in aria, sono rimasto solo. Domani comincia l'avventura in solitaria e vedremo un po' come va. Giacomo si gode i primi momenti di solitudine. Sembra averla presa bene, ma non sa che il pericolo è in agguato. Bellissimo. Mentre, proprio in quel momento, Ale e Sissi atterrano in Italia. Chissà, adesso rullo. E, guarda un po' il destino, il carrello stavolta è pari. Volevo resistere senza mangiare nulla, però ho troppa fame. Eccolo. Minchia che buono. Beh, adesso addirittura non mangiare mi sembra un po' esagerato, anche se con sta regola del per 5, i 24,47 euro che ha speso per pasto, trasporti e deposito valigie sono magicamente diventati 122,35 euro. In ogni caso, si torna a Hong Kong. Pensavo peggio. Sono andato ad Hong Kong perché dovevo aspettare il visto per l'India e poi perché non c'era il volo diretto da Taipei a Nuova Delhi, ma soprattutto perché volevo rivedere Luca. Siamo tornati molto prima del previsto. Vediamo qual è il numero per le valigie di questa volta. È pari, ovviamente. Ah, anche qua, assurdo. Il destino si è tenuto tutti pari quando ormai non servivano più. Vuol dire che quest'ultima avventura era scritta. Ho preso il biglietto, andiamo a casa del boss. L'uscita della metro era tipo 1 chilometro da casa di Luca. Io avevo la valigia enorme con lo zaino pesantissimo. Però col c***o che prendo l'Uber. Eccolo. Sono troppo felice. E allora?
Mi hanno accettato il visto. Quella foto lì c'era davvero? La foto l'ho fatta in metro a Taipei. Faccio un giorno ad Hong Kong, tanto spenderò €1. Tanto avrebbe pagato tutto Luca e me la vivevo con più calma e mi riposavo un attimo. Strategia giusta, se non spendi cazzo te ne frega. Eccoci tornati nella casa del boss. Guarda chi c'è. Chi c'è? Eccolo! Guarda, ti lascio un po' di soldi per mangiare domani. Grazie mamma. E per vivere. Vai. Ma fa vedere Alessandro questo? Ma dai! Volevo fare il timelapse ma è partito lo slow motion del letto. Molto romantico. Letto fatto. Domani mi faccio un bel giorno qua ad Hong Kong, finanziato dal buon Luca. Il dopodomani parto alle 9 per Nuova Delhi. Ci vediamo domani. Buonanotte. Buonanotte. Ma invece tutta la storia di Ale e suo papà ce l'ha fatta ad arrivare in tempo per la partita? Perché non fossi mai andato a San Siro. Eccolo lì. Monumentale. Beh, come approfitta? Beh, San Siro regala sempre grandi emozioni. Vale la pena svegliare Giacomo. Sarà stato da 15 anni che non andavamo allo stadio insieme. Non è facile tirare con questa volta, Quando ero più piccolo siamo andati a Roma a vedere Roma Udinese, siamo andati a Londra a vedere Everton, Fulham, siamo andati a Valencia e abbiamo visto Valencia, Atletico Madrid e quindi è stato un po' un ritrovare un momento nostro storico, è stato molto bello. Quanto è finita? Ha perso l'Inter. Ma la cosa importante qui è un'altra. Felice di aver fatto questa cosa insieme. Grazie. Poi vedere lui emozionato per una cosa che gli avevo donato io è stato bello. Sono le 8:30. Vorrei dormire altre 15 ore. Adesso esco. Certo, con i soldi dell'amico, lì esce come il nostro Giacomo a godersi un ultimo giorno a Hong Kong. Ma a proposito di soldi, Ale, sti investimenti, come vanno? Nella terza puntata di Boarding Game vi avevo detto che ogni video sponsorizzato da Trade Republic avrebbe avuto un aggiornamento sul piano d'accumulo che avevo appena iniziato. Ma oggi vi voglio raccontare di quello che per me è il piano d'accumulo da anni. Perché io ci credo così tanto? Perché è uno strumento che dà anche alle persone che non hanno esperienza negli investimenti un modo di iniziare, ed è stato così anche per me. Il piano d'accumulo non deve essere pensato come una cosa che ti fa diventare ricco dall'oggi al domani, perché va pensato nel lungo termine. Ma come funziona? Tu scegli un indice o qualsiasi cosa in cui tu voglia investire, investi e poi continui ciclicamente a comprare, in modo che se il valore aumenta i tuoi soldi valgono di più, se il valore diminuisce tu continuando a comprare Compri ad un prezzo inferiore. Ad esempio, l'asset su cui ho iniziato il mio piano d'accumulo 2 settimane fa in questo momento è in calo, che significa che il prossimo mese comprerò di nuovo qualcosa in cui credo, approfittando di quello che di fatto è uno sconto. E tutto questo io lo faccio con Trade Republic, una banca totalmente gratuita con IBAN italiano e che offre roba mica da ridere. Per esempio, a tutti i nuovi clienti riconosce il 3% lordo annuo di interesse sulla liquidità non investita, accreditato mensilmente. Cioè, non so se vi è chiaro, se avete 10.000 euro fermi sul conto, a fine dell'anno vi trovate 300 euro lordi di interessi, senza fare niente. Per iniziare ad investire anche con piccole cifre, e fidatevi, iniziate a farlo, il voi del futuro vi ringrazierà sicuramente. Link in descrizione o QR code qua per scaricare Trade Republic. Adesso torniamo a Giacomo e al suo giretto per le strade di Hong Kong, che da soli ha tutto un altro sapore. Madonna che bello. Buonissimo. Con Ale ste robe non le posso mai fare perché non mangia nulla e quindi ero super felice di mangiare quella roba lì. Ma sempre a mangiare stanno questi, oh! Ma vattela a vedere un po' di vera cultura locale. Qui c'è il tempio. Sembra l'ingresso di un parco giochi. E è pieno di local. Ho preso questo, scuotono i cilindri con i bastoncini dentro. Praticamente deve cascare un bastoncino e poi lo porti tipo dall'indovino. Adesso mi metto su un angolino perché mi vergogno e lo faccio. Che cazzo? 7 più 4? Non capisco. Ah, questo è in cinese. 96. Attenzione, qui il QR code, molto tecnologico. E il risultato è effettivamente da non crederci. È assurdo, è troppo preciso per me. Un viaggio in solitaria, lontano da casa. Follia. Ma come possibile? Non lo so. E poi dice che avrò più sfortuna che fortuna. A me sembra, amico mio, che con Luca hai avuto una botta di culo mica da ridere. Altro che sfortuna. Andiamo a mangiare adesso un buon ramen in un posto davvero local. Oh, là. Ah, e chi ci ammazza?
devastante. Ho vissuto gli ultimi momenti di lusso. Come ultimo benessere, invece della metro, Uber. Posso dire però che Luca si merita che tu gli faccia una sorpresa. È stato un veramente grande. gentilissimo. Sì, sì, sì. È il nostro momento with you. Siamo pronti. Ho messo la giacchetta con la messale. Guarda lì, cioè scusami, io ti ho fatto un favore più che altro qua. E da qui si abbandona la bella vita in favore di un percorso un po' alla San Francesco, diciamo. Ci sono 6 sfide, tu dovrai sceglierne almeno 3 e poi avrai delle ricompense in base a quello che farai. Quali sono queste sfide? Arrivare in autostop al Taj Mahal. La vedo molto dura, come cazzo faccio? Facciamo così, l'autostop bisogna farlo, almeno per metà del percorso, per il resto vale tutto. La ricompensa però è che il volo di ritorno gli costerà esattamente quello che andrà a spendere, senza la regola del per 5. Ma non è ovviamente l'unica sfida, Mangiare il piatto più piccante del mondo. ovvero il Fal Vindaloo, con la ricompensa che ogni pasto, da lì in poi, varrà il suo costo, anche qui senza il per 5. Non si scherza, si tratta di uno dei peperoncini più forti al mondo e se non usato con consapevolezza può creare danni alla salute. Altra sfida, una semplice lezione di yoga, con l'ora successiva di spese in per 1. Questa è proprio light, ma immagino Ale volesse semplicemente prendersi gioco di Giacomo nelle posizioni che ha dovuto subire lui stesso durante il viaggio in Messico. Che cazzo dici? 4. Imparare qualche frase in indiano da un local. Quello che riesce a comprare in indiano sarà conteggiato 1-1. Prendere un treno in India. Porca boia. Ricompensa? Ogni ora passata in treno vale un'ora di spese in per 1. Se tu fai un viaggio di 4 ore, le 4 ore successive, qualsiasi cosa compri è 1-1. E l'ultimo? No, il Tempio dei Ratti, ma follia. Il Tempio dei Ratti è un famoso luogo sacro in Rajasthan che ospita migliaia di ratti considerati sacri. La ricompensa è 5 euro per ogni minuto passato in compagnia dei ratti. Complessa questa, anche perché tanti da lì non sono mai più usciti. Che schifo. Divertiti. Ciao. Che brutta. Porco zio il Tempio dei Ratti. Come cazzo faccio ad andare al Taj Mahal in autostop? C'avevo proprio l'ansia. Grazie veramente. Ma figurati. Un grande. Per non disturbarlo, Giacomo decide quindi di uscire la mattina successiva, senza svegliare Luca. Siamo ufficialmente fuori di casa. Sono abbastanza in ansia, devo ammetterlo. Stanotte non ho dormito nulla, zero. Forse è perché da qui in poi ogni euro che esce dalle tue tasche è proprio tuo, altro che i soldi del papi, del buon Luca. Non riesco a pensare ad altro che non a quello che mi aspetterà nelle prossime ore. Sto cagando addosso. Dovresti più preoccuparti per le spese a occhio. Ok, ho trovato questo. Credo che lo prenderò, anche se costa 25 euro, che per 5 sono... Hai speso 100 euro di caricatore. Sì, non c'avevo un caricatore. Io sapevo che dovevo registrare tutto da solo con l'iPhone tutto il giorno, un giorno intero, magari dovevo stare fuori, quindi ho investito per quello. Bravo. Da lì ho iniziato a panicare tantissimo. Mi sento molto solo. No. E 6 orette dopo Timbro fatto. Eccola, la valigiona. E una è fatta. ricordatevi che da adesso la cifra che vedete a schermo è esattamente quello che Giacomo si metterà in tasca. In più, l'equivalente del 50% finirà proprio a uno di voi. Però io non devo dividerla con nessuno. Ma Ok. Bene. Chiaramente Jack ritira un po' di contanti. che qui senza cash è durissimo. Taxi al volo, Lot traffic. Ma questi in inglese zero. Corsivo, ecco che ci ammazziamo. Il tipo ha sbagliato strada, ci ha messo 2 ore. È un bordello. Il mio hotel finalmente. Is this one. Siamo arrivati, questa è la via. Giacomo, Yes. don't miss it. Yes. Firma. You know Italian? You need to learn me something in... How do you say thank you? Shukriya. Ah, shukriya. But you have a similar word also in Nepal. What does it mean? Shukriya. Ah, it's the same of shukriya. Received payment of 6,603. Shukra. Thank you so much. Shakra. Questa è la stanza d'hotel, neanche troppo male, dai, su, visto di peggio. Beh. Sì, no, però- Abbiamo un po' il bagno. Beh, dai. Cosa cazzo è quella roba lì? Boh. Strano. Non vorrei mai uscire nella vita. Però sono qui per questo e quindi balliamo. One question, ma outside is safe now if I go in the night? Safe. Yes? dite? How much? 150. Okay? Then we see you later. Now, I see you tomorrow. No, later. Ma come tomorrow?
Follia, pesci di video. Qui almeno c'è un po' di civiltà, sembra quasi. Non lo so, mi sono ritrovato in mezzo a sta roba di politica che non so quello che cazzo era. Ma eri nella TV indiana? Sono uscito fuori nella TV indiana. Penso quello che dice lui, ha ragione. La situazione è incandescente, quasi come le papille gustative di Giacomo fra poco, che si appresta a completare la prima sfida. How much spicy? It will be a lot for you. Staremo a vedere. Però se li riesce, da qui in poi tutto il cibo varrà per uno. Siamo tutti con te, Jack. Sembra tutto molto buono e bello. Questo mi ucciderà sicuro. No, questo mi spacca lo stomaco. Quello è stato l'unico mio pasto in India. Davvero? Vedo che stai ittando, eh? Mi sento tutto a fuoco. Io avrei vomitato. Tu saresti stato male, sì. E soprattutto non avresti mangiato quella roba lì. È rimasto l'ultimo pezzettino. Finito. La prima tasca l'abbiamo completata. Thank you so much. E si torna in hotel, da vincitori. Dai. Questo è dove lasciano la carta igienica, spazzolini, roba che ti danno in camera. Ci sta. Ma quindi non hai fatto niente il primo Ho giorno? fatto quello, ma era tardi, giusto per Iniziare a il mettere... piedino fuori piano piano. Dai che sta dormita te la sei meritata, anche perché le cose difficili arrivano domani. Buongiorno mondo, non si vede un cazzo, perfetto. Mamma mia, che schifo. Obiettivo della giornata, andare in autostop al Taj Mahal. In India non c'è la cultura dell'autostop. Qualcosa si dovrà inventare. La scritta è pronta, abbastanza grande direi. Vamonos. Questo chi è? Cazzo ne so. Ah, because I have the mustache look Indian? Indian, yeah. Thank you. You know to stop, what is it? Like to lift? Yeah, gratis. Which possible? Iniziamo bene. Vabbè, intanto per arrivare in autostrada è meglio prendere la metro. Mi sono reso conto che in realtà la nebbia non è umidità, è smog. Però cioè dai, Fanno anche la fila in fila indiana, giustamente in fila indiana. Siamo a Noida, una città satellite a sud-est di Delhi, a 200 km dal Taj Mahal. Io non avrei però mai accettato di arrivare lì con i mezzi. Mai nella storia. Ma non è vero. A questo punto, per rispettare la sfida, non rimane che farsela a piedi fino all'autostrada. Sono ufficialmente in mezzo alla strada. Sto facendo, non lo so. Don't try this at home, ragazzi. Giacomo proprio spericolato a sto giro. Sì, tu eri a piedi in autostrada contro mano in India? Non sapevo, cioè, come dovevo fare? Era l'unico modo. La vedo molto dura. Siamo il biglietto. Sono stato tipo lì 2 ore sotto il sole ad aspettare qualcuno che si fermasse. Non sapevo che fare. Forse ho trovato qualcuno, ma è sicuramente uno scammer. What's up? What's Where up? going? Agra, but no money, nothing. No money, no problem. Che boss? We are going for a wedding actually. For a wedding? Yeah. Can I come with you? Yeah. No, at the wedding, to Agra. Give me selfie. India is very good or not? Yes, very good. Very good. Very good city. What's your name? Ikram Khatana. Ma quanto è assurda sta situazione? Let me come with you, dai. Come on. Io non sapevo che stavano dicendo, quindi mi sono affidato a loro. Dai, it's empty, it's empty. I'm Italian, bro. Wait. Che sta succedendo? No space, no space. Later. Find somebody. Bro. I'll call you. Ma vaffanculo, merda. Pezzo di merda. Mi hanno lasciato lì. No, non ci posso credere. Mi hanno lasciato lì. Ero sicuro di andare, era perfetto. Loro erano perfetti. Ti giuro, non immagino la sofferenza emotiva che stai provando. Io sono partito alle 7 del mattino e sono tornato tipo a mezzanotte. Bravo. Cosa sto facendo della mia vita? E dai Giacomo, non demordere, anche perché forse... You going to where? Mathura. Can I go with you? Ora, se l'amico che l'ha tirato su non è un serial killer, direi che Giacomo ha fatto il colpaccio. Giacomo però non sa che alcuni dei serial killer più famosi e crudeli della storia sono proprio indiani. Io tenevo sotto controllo le mappe perché ho detto questo dove cazzo mi porta. Certo. Mi lascerà a 15 km da Accra e poi da lì un
un modo lo trovo. Taj Mahal, Yes. tourist, How much? 250. Ah, I don't have. Lì con la carta non va nulla. E un altro tema ancora, non funzionava da nessuna parte il ritiro. Gli unici soldi che ho utilizzato in India sono quelli che ho ritirato in aeroporto. Forse questa roba dovevo calcolarla meglio. Ecco, a proposito di calcolare meglio, da Mathura ad Agra non sono 15 km, che volendo poteva farsi anche a piedi con un po' di fatica, ma 50. E quindi Giacomino viene lasciato letteralmente in mezzo al nulla. Dove cazzo sono finite? Non lo so. Visto che il grosso è stato fatto rispettando le regole, da adesso vale qualunque mezzo, ma per completare al 100% la missione bisogna comunque raggiungere il Taj Mahal e poi tornare in hotel. Ho preso una moto che mi porta in stazione, adesso vediamo cosa arriva, almeno facciamo un po' di experience. Station, 3. Cioè io stavo in moto con lui senza casco. Guarda, le vacche per strada. Sono finito veramente nel buco del culo, del buco del culo, del buco del culo, del buco del culo. Eccoci. Thank you. Due tip e tip in Uber. Ma gli hai mentito? Boh, lì ho improvvisato. Fammi ritirare il buono. Porca puttana. Ti prego. Io come faccio adesso? In effetti, come fa ora con quei due spicci rimasti? I need to go to where is the Taj Mahal, the city to Agra. To Agra. Yes. Can I pay with my card? Sorry, with card. No card. How much is it? 50 rupees only. Okay. And at what time? Yeah. 1:20 o'clock. 1:20. It's now. Yes. Giacomino, corri! Non lo so se questo. Sorry, it's going to Agra? Yes. Agra? Yes. Ma che faccio? Prendo al volo, porco? Ma io non lo lungo. Yeah. And now, how we can do? Yeah, we need to get into crowd. I need to go to the Taj Mahal. Taj Mahal is closed today. It's Friday today. It's closed. It's closed? Yeah, it's closed. Io lì volevo uccidermi Non e ci posso sferrarmi credere. allo stesso tempo. Dovevo informarmi prima? Forse sì. Let them just get in first, then. What's your name? Omkar. Giacomo, nice to meet you. Lui è veramente il king, perché non mi ricordo come. Vedrai. Are you comfortable with this crowd? Yeah. Mi toccate, merda. Ragazzi, qui è follia totale. Ma it's always like that? Yeah, it's overcrowded. And we need to do like an hour like this? No, ragazzi. Mi che cazzo fai? Guarda, veramente preferivo fare l'autostop. Un'ora, mezz'ora, 40 minuti, non mi ricordo. Lì dentro, tutti stretti, odori, vabbè, non ne parliamo. Las Vegas sottoterra? Peggio. Questa è la situazione. Senza parole. Direi che questo vale tutti i soldi, direi che me li merito solo per questo. In effetti la situazione è più spicy del previsto. Guarda qui, erano tutti scalzi, mentre le scarpe stavano sopra le ventole in alto, evidentemente per diffondere l'aroma in tutta la stanza. Siamo quasi arrivati. Non ci posso credere. We got it. Adesso Omkar ci aiuterà ad andare al Taj Mahal e poi torneremo a Delhi in qualche modo. La salvatrice? Le regole sono le regole. Un'ora di treno, un'ora di spese in per uno. Giacomo, sbizzarrisciti. Oh, ma che modi! Qui fuori litigavano per chi ci portava nel posto, capito? How much? The charge is 100 rupees. Al cambio sarebbe meno di €1. Peccato che Sono rimasti 20 rupie. Sappiamo come cazzo fare ora. Perché dobbiamo ritornare alla stazione e poi a Delhi. immagina l'imbarazzo quando a fine corsa Giacomo non saprà come pagare, se non fosse che... Thank you, my friend. Ma ha pagato lui. Adesso io non Certo. voglio, però anche a lui secondo me dovresti dare dei soldi. Ma sti cazzi. Gli ho detto quando vieni in Italia scrivimi. Se ti ospito. Ma quindi ha aperto o no sto Taj Mahal? 300 for you. Ok, but You can scan the code. Lì potevo pagare su sto sito online, l'ho fatto sia per me che per lui. Quindi gli ho ripagato quello, basta, avanza. Sì. Oh mio, non vedo l'ora di beccarmelo davanti. Non ne posso più. That's it. Wow. Ce l'ho fatta, cazzo. È enorme, è gigante. Dal vivo è assurdo. Cioè, è fighissimo. Happy now? Now, yes. Very happy. Che spettacolo, cazzo. Ed eccoci davanti al Taj Mahal, che oltretutto non è solo un monumento bellissimo, ma è anche una storia d'amore con un finale che non ti aspetti. Shah Jahan, imperatore Mughal, perde la moglie Mumtaz durante il parto del loro 14° figlio.
Come atto d'amore, decide quindi di costruirle il mausoleo più grande che il mondo abbia mai visto. Ci vogliono 20 anni, 20.000 operai e tonnellate di marmo bianco portato lì da tutta l'Asia. Il piano originale prevedeva un secondo mausoleo identico, in marmo nero, dall'altra parte del fiume. Quello per lui, ma suo figlio lo depone dal trono prima che possa costruirlo e lo tiene prigioniero per gli ultimi anni della sua vita. Shah Jahan muore guardando il Taj Mahal dalla finestra della sua cella, che è veramente la fine più beffarda che potesse fare. Comunque, sto giochetto vale il ritorno a Milano senza il per 5, che è chiaramente il suo valore più importante, e anche essere riusciti ad andare via di lì senza essere chiusi in una cella guardando il Taj Mahal. Questa mattina non ci avrei scommesso €1 e invece sono qui. Sono felice. Che cringe. Ma invece io volevo dire, è proprio bello. Stavo pensando, non lo so, con questa luce così, la fine di questo viaggio, è tutto molto romantico, bellissimo. Questo che cazzo fa? You want... Of course, my bro. Niente, io sto provando a fare il discorso motivazionale e se non fosse stato per il video, per le sfide, non avrei mai fatto una roba del genere. Non avrei mai conosciuto il tipo qua, che comunque sembra una brava persona, finché non mi scammerà e mi spolperà vivo e mi ruberà tutto. Ho detto, non è che magari questo fa così, poi a Delhi mi fa lo scammozzo. Ringrazio te, Ale, perché non avrei mai fatto una roba del genere, ma mai nella vita. Sono contento che tu abbia fatto delle cose che sono sicuro che tu possa fare, ma che tu non eri sicuro di poter fare. Poi ringrazio anche te stesso, perché va bene Ale tutto, ma se non avessi avuto la determinazione per farlo non l'avrei fatto, e invece sono qui. Bravo. Sì, ma fermo a cantar vittoria, che a Milano ci devi ancora ritornare. Ho risparmiato €1.000, godo! Bravissimo. Adesso però come torni a casa? Il bro ci prende Uber, paga lui. Panorama, bussatina. Non ne posso più di questi clacson, non ne posso più. Paga di più l'Uber per farsi dare dei soldi cash e li dà a me. Adesso mi ha dato 200 rupie, che comunque per lui non sono poche secondo me. Pensa che idolo. Non so se lui vuole qualcosa in cambio oppure lo sta facendo così giusto per il gusto di farlo perché è una brava persona. Non so, Giacomo, a me sembra strano che uno stia tutto il giorno con te, ti dia soldi a destra e manca senza volere niente in cambio. Abbiamo trovato un posto. E questo in teoria è il treno più luxury. È il treno che dovrebbe prendere una persona per andare al Taj Mahal. C'è una puzza di piedi, fumo, tutti che mi guardano male. Facciamoci compagnia, va? Vabbè, ma stai nel chill con i ragazzi? Ho 20 rupie da stamattina. Vado che tra poco arrivo. Va bene, ciao bello. Su tre. In Italia, grazie. Grazie. Che carino che è. Vedi i pregiudizi? Io la sapevo questa roba dell'ospitalità degli indiani, però non mi aspettavo così. Cioè, lui mi ha trattato veramente come un fratello. Sì, avete fatto il viaggio insieme. C'era il vostro viaggio. Esatto, era lui, Ale. Finalmente ci siamo. E adesso corsa in hotel con i soldi del Broski. Ho già pagato il taxi per domani, in modo che ho il bonus della sfida del treno. Ah, che bastardo. Ah, che bello. Sono qui, ce l'ho fatta. Frase banale, ma affrontate le vostre cazzo di paure. Cringe. Ma no, Giacomino, sei stato bravissimo e inaspettatamente ti sei portato anche a casa qualche sfida mica da ridere. Si torna in Italia. Altri 2 giorni e sarei probabilmente impazzito. Thank you so much. Questo è il pozzo driver proprio. Quindi cosa vi portate a casa da questa avventura? Sicuramente bisogna credere più in se stessi. Sono tante cose messe insieme. C'è mio padre, c'è Sissi, c'è il mio rapporto con Giacomo. Beh, Ale che ha pianto. Lì mi sono reso conto di quanto bene ti voglio quando mi veniva da piangere. Oddio santo. E adesso non rimane che una cosa da fare. Dopo mesi siamo riusciti a trovare un modo per dare il premio ufficialmente a Giacomo. Ho fatto venire i suoi genitori a Milano, faremo questa cena e poi gli consegnerò l'assegno dicendo di quanti soldi ha vinto, effettivamente. Ma Giacomo ovviamente non sa nulla. Dove andiamo a cena? Qua tipo Gaberti. Chissà se Giacomo ha colto gli indizi. È passato uno con la stessa moto del mio fratello. Roba pasta, che cazzo mangio qui? È un ristorante dell'Atlante. Ma che bel posticino che hai scelto, Ale. Potevamo mangiare una roba marcia in un posto. Lo scoprirai presto, Giacomino. Non hai capito niente? No, scusatemi, ma io devo troppo fare la bebida. Eh già, perché le sorprese non sono finite qui. Tutti i miei amici, mi prendi con te la cifra? Questo è l'assegno ufficiale. Eccolo qua, adesso ci consegno. Guarda il motivo per cui ho questa cosa in mano. Ho pensato a cosa fosse effettivamente importante per te. Loro
sono effettivamente importanti per te e qui c'è il tuo assegno ufficiale. Bellissimo. 8.166. Non male come sommetta. Grazie a voi per aver assecondato e essere venuti. È un finale bellissimo, degno di un'avventura così lunga, ricca ed emozionante qual è stata Boarding Game. Ma quindi alla fine che ci fai con sti soldi? Non lo so. Sicuramente ci farò un viaggio. Un viaggio offerto anche per me o un viaggio da solo? No, un viaggio da solo. Ah, grazie. Vedremo. Li investirò su Trade Republic. E mi raccomando, pure tu fai come Giacomo. Scarica Trade Republic dal link in descrizione o dal QR code qui e inizia il tuo piano d'accumulo. Condividi questi Cosa- Voi che state qui con me. Commento pure io, ho detto l'ultimo video almeno li deve Esatto, perché c'è ancora qualcuno che deve riscuotere il suo premio. Una persona pescata proprio da Ale e Giacomo tra i commenti dei video precedenti. Giacomo ha preso tutti i suoi soldi, più la metà dei soldi che sono andati a Giacomo andrà a... Condividere i soldi con qualcuno che è a casa sul divano, un po' una beneficenza. Questa persona. E questa stagione di Boarding Game giunge al termine. Abbiamo riso, abbiamo pianto, ci siamo arrabbiati e soprattutto ognuno è tornato a casa con qualcosa che prima non aveva. Chissà dove ci porterà la prossima season. Vedremo la prossima stagione come andrà, con chi sarà migliore di me, se porterà a casa più soldi di me. Io so. Posso salutare anch'io che ho fatto parte Certo, di questo certo, video, certo. scusatemi. È stato un piacere fare affari con voi.